Ora selezioniamo HTML, scriviamo del codice HTML, anzi stampiamo un div aperto e chiuso e ci scriviamo al suo interno ciao. Clicchiamo su salva, nuovamente su salva, premiamo F5 e come vedete all'interno della cartella htdocs è stato creato il file, oddio, eccolo qua, con la stringa casuale che ha definito il pop-up. Gli ho aggiunto l'estensione HTML, lo apriamo e come vedete troviamo il contenuto del nostro file. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Otla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del menu a tendina con i temi da poter associare al nostro editor e al click abbiamo dato la possibilità di cambiare il tema per il nostro editor. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo ad impostare anche la selezione del linguaggio di programmazione. Ovviamente andremo a impostarlo soltanto nella creazione dei nuovi file, quindi al click sul nostro pulsante salva modifiche andremo ad inoltrare anche il linguaggio di programmazione utilizzato, e quindi qua nel nome andremo a impostare un nome di default con l'estensione del linguaggio di programmazione utilizzato e non lo imposteremo invece per quanto riguarda la modifica dei nostri file, perché ovviamente al click sul nostro file viene riconosciuto il linguaggio di programmazione, gli viene associato di default al nostro editor. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e andiamo a inserire qua una select con i vari linguaggi di programmazione supportati, quindi inseriremo una nuova select name lingua. Gli eventi alone change li impostiamo dopo, li diciamo style margin 0 vertical align top, e inseriamo i vari linguaggi di programmazione. Allora il primo che inseriamo è il PHP, quello caricato di default dal nostro editor, quindi option value PHP, e qua ovviamente ci scriviamo PHP. Poi inseriamo l'option value HTML, perfetto. Poi inseriamo l'option value Java, anzi JS, e qua ci scriviamo JavaScript. E per finire l'option value CSS, quindi qua ci andrà CSS. Perfetto, quindi salviamo F5. Bene, li impostiamo magari gli impostiamo un with auto in modo da ignorare le direttive CSS impartite tramite il foglio di stile principale. Perfetto. Bene, dicevamo quindi che abbiamo inserito i vari linguaggi di programmazione utilizzati. Abbiamo stabilito però che di default, ovviamente, qualora stessimo modificando, come in questo caso, un file già scritto, diciamo, quindi già salvato, ovviamente la select non debba essere utilizzabile. Quindi gli diciamo che se non è settato il getD, quindi il file che stiamo in realtà modificando, gli diciamo che il nostro menu a tendina lo vogliamo disabilitato, quindi definiamo la variabile disable uguale a read only uguale
read only, quindi impostiamo la nostra select soltanto in lettura, l'andiamo a disabilitare, altrimenti disable lo impostiamo uguale a stringa vuota, e quindi alla nostra select qua gli stampiamo come direttiva aggiuntiva la nostra variabile disable. Vediamo un attimino. F5, ci deve essere qualche errore. Allora, invece di read only utilizziamo disabled uguale disabled. Vediamo. F5. Scusate, certo, se è settato l'id la dobbiamo impostare disabilitata, che scemo, e al contrario, altrimenti se non è settata giustamente ci deve dare la possibilità di poter modificare. Perfetto, quindi in questo caso che stiamo modificando un file, ovviamente il linguaggio viene stabilito a priori dal file che stiamo modificando. Perfetto. E quindi il menu a tendina risulta disabilitato. Ora andiamo anche a selezionare la voce di riferimento in modo da aver chiaro anche il linguaggio di programmazione utilizzato. Quindi gli diciamo che se è settato, oltre a definire la variabile URL, la variabile disabled, andiamo anche a capire quale linguaggio di programmazione stiamo utilizzando e selezionare di default la nostra voce. Quindi innanzitutto andiamo a ricavare l'estensione del file che stiamo modificando, quindi definiamo la variabile estensione, anzi extension, uguale a pathinfo di get file virgola pathinfo. In realtà l'abbiamo anche già ricavata più volte, però lo rifacciamo, non è un problema. Quindi ci ricaviamo l'estensione e poi gli diciamo if extension è uguale a php, anzi lo facciamo in un'unica riga perché tanto lo dobbiamo ripetere per tutte, quindi extension uguale a php, allora cell php sarà uguale a selected uguale selected, altrimenti $cell php sarà uguale a stringa vuota. Lo stesso facciamo con gli altri. Quindi qua ci va html cell html uguale a selected, altrimenti a stringa vuota. Poi JS, quindi cell JS uguale a selected, altrimenti stringa vuota. E per finire CSS. Ovviamente queste variabili del menu a tendina potevamo anche in realtà salvarle all'interno del nostro database e poi andare a recuperarcele. In questo caso sono soltanto 4 campi, quindi abbiamo deciso di optare per questa opzione. Quindi ovviamente all'interno del relativo option dobbiamo stampare la relativa variabile, quindi cell php, poi qua ci stampiamo cell html, cell js e per finire cell css. Quindi salviamo F5 e come vedete ora
il file che stiamo modificando è un file HTML, qua il menu a tendina ci mostra HTML. Selezioniamo un PHP e va a selezionarci ovviamente la voce PHP. Bene, questo per quanto riguarda la modifica dei file, perché abbiamo deciso di disabilitare il nostro menu a tendina e non dare la possibilità all'utente di poter ovviamente modificare il linguaggio di programmazione. Ora invece, qualora non stessimo modificando un file e quindi al clic sul nostro pulsante, dobbiamo anche inoltrare il linguaggio di programmazione. Per prima cosa, alla selezione del nostro linguaggio di programmazione facciamo come sempre un JavaScript self location e andiamo nell'URL a inserire anche il linguaggio di programmazione utilizzato. Poi vediamo come recuperarlo e associarlo al nostro editor. Quindi alla nostra select gli diciamo on change e vediamo quali dati postare. Allora, innanzitutto ci serve ovviamente la pagina in cui stiamo lavorando, la pagina dell'area privata, poi la dicitura URL, in questo caso non ci serve, perché con la dicitura URL stavamo recuperando il nome del file e l'id, e abbiamo stabilito che non è il nostro caso, e quindi dobbiamo semplicemente aggiungere la lingua. Quindi cancelliamo la dicitura URL, perché sarà sempre vuota giustamente, e ci aggiungiamo lingua uguale this value. Quindi salviamo, F5, selezioniamo HTML e come vedete va a inserire giustamente lingua uguale HTML. Bene, ora che abbiamo trasmesso il linguaggio di programmazione, dobbiamo recuperarlo e associarlo alla nostra select, e quindi se è settato l'id ci recuperiamo l'estensione, altrimenti disable sarà uguale a stringa vuota, quindi siamo in questo caso qua, il menu a tendina è abilitato e facciamo lo stesso controllo non sulla variabile extension ovviamente, ma su get, quindi $_get lingua. Quindi se lingua uguale a PHP definiamo la selezione, altrimenti la lasciamo vuota. Quindi ci modifichiamo semplicemente qua la variabile extension con get lingua. Avevamo potuto fare anche una cosa diversa, definire extension uguale a get lingua, ci risparmiavamo un po' di tempo. Quindi extension uguale get lingua, salviamo, F5, perfetto, CSS nell'URL e CSS nel menu a tendina, perfetto. Ora che abbiamo selezionato, recuperato e selezionato anche la nostra select, dobbiamo associare il linguaggio di programmazione all'editor, in modo che poi una volta che andiamo a scrivere del codice nel linguaggio di programmazione che abbiamo predefinito, ovviamente l'editor riconosca il codice emesso e nel caso ci possa anche segnalare gli errori. Quindi nella parte dove viene generato il nostro editor, quindi se è settato il file non ci interessa, perché abbiamo ovviamente recuperato l'estensione e poi l'abbiamo passata nelle precedenti video guide al nostro editor. Quindi se non è settato get file, quindi se non stiamo modificando un nostro file, andiamo a recuperarci, anzi glielo passiamo direttamente qua al nostro editor. Quindi invece di passargli di default il PHP, anzi scusate, gli diciamo isset $_get lingua,
Quindi abbiamo agito tramite il nostro menu a tendina. Allora, definiamo la variabile lingua uguale a getLingua. Altrimenti la variabile lingua la impostiamo di default in PHP. Bene, e quindi alla nostra funzione generaEditor, invece di passargli ovviamente di default il PHP, gli passiamo in ingresso la variabile lingua. Dovremmo esserci, quindi salviamo. F5. Quindi abbiamo impostato il JavaScript come linguaggio di programmazione. Proviamo a scrivere del codice in PHP e come vedete non solo non viene stilizzato il tag, ma ci sta dando anche degli errori per quanto riguarda l'utilizzo, perché ovviamente con il JavaScript non possiamo scrivere codice PHP. Proviamo a scrivere var lingua, quindi inizializzare una variabile, e come vedete viene riconosciuto come linguaggio come codice JavaScript, ce lo va a stilizzare e non ci genera ovviamente l'errore. Bene, lo stesso possiamo fare con il PHP, quindi impostiamo il PHP, scriviamo del codice JavaScript e come vedete non viene stilizzato. Scriviamo invece del PHP, quindi inizializziamo i tag e ci scriviamo echo ciao. Perfetto, e come vedete ora possiamo anche agire tramite il nostro menu a tendina e decidere quale linguaggio di programmazione utilizzare per la definizione dei nuovi file. Ora, come prossimo step abbiamo detto che al click sul nostro pulsante per il salvataggio, quindi all'apertura del nostro pop-up, vogliamo in realtà anche trasmettere il linguaggio di programmazione, quindi qua vogliamo che ci stampi scusate, in questo caso PHP, e poi vogliamo che ad ogni file definito ci venga associato un nome di default, per esempio undefined PHP numero 1 e così via, in modo che poi debba essere soltanto modificato. Quindi al click sul nostro pulsante salva andiamo a richiamare la funzione salva e gli passiamo la variabile lingua in questo modo, e nella nostra funzione salva per il momento ci facciamo un no, perché qua stiamo passando anche la root e il nome del file nel caso del salvataggio delle modifiche, quindi li passiamo alla nostra funzione i primi due dati vuoti, quindi la root e il nome del file, e come terzo dato, perfetto, impostiamo la lingua uguale a stringa vuota. Ci commentiamo per il momento tutta la funzione per evitare il salvataggio dei dati e ci facciamo un alert di lingua per vedere se stiamo recuperando correttamente i dati. Quindi salviamo, F5, selezioniamo, anzi il linguaggio è già impostato, quindi lingua PHP, clicchiamo su salva, perfetto, e sta recuperando correttamente il linguaggio di programmazione. Ora nella nostra funzione
Abbiamo recuperato il linguaggio di programmazione e quindi al nostro pop-up gli passiamo tramite l'URL la lingua uguale a più lingua, quindi li concateniamo nell'URL il linguaggio di programmazione utilizzato. Bene, quindi apriamo il nostro pop-up file e quindi nel nostro pop-up all'apertura del pop-up per il momento andiamo a stampare in nome file come value la nostra variabile get lingua, quindi quella che abbiamo postato tramite l'URL. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo su salva, perfetto, viene impostato come nome file PHP. Ora andiamo a definire un nome per il nuovo file e le associamo anche l'estensione. Quindi prima del nostro input apriamo il PHP, definiamo una variabile test, anzi testo, e ci associamo le lettere dell'alfabeto, quindi A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z. Bene, questo è testo. Definiamo il nome file uguale a sub str, gli passiamo come stringa il risultato del testo mischiato, quindi lo andiamo a mischiare con str shuffle, quest'altra funzione che prende in ingresso una stringa e mischia il contenuto in questo modo, e poi alla funzione substring gli inseriamo quanti caratteri deve inserirci, quindi facciamo da 0 a 10. Perfetto, e poi visto che ci siamo ci concateniamo anche la nostra get lingua, quindi l'estensione, quindi con punto get lingua, e al posto ovviamente della variabile get lingua qua ci scriviamo nome file. Perfetto, dovremo esserci, quindi salviamo F5, clicchiamo su salva, quindi la creazione di un nuovo file. Come vedete qua va a generarci una stringa di 10 caratteri e le aggiunge l'estensione .php. Scriviamo, anzi cambiamo il linguaggio di programmazione, ci scriviamo, selezioniamo JavaScript, clicchiamo su salva, perfetto, come vedete va a associargli l'estensione corretta. Ora selezioniamo HTML, scriviamo del codice HTML, anzi stampiamo un div aperto e chiuso e ci scriviamo al suo interno ciao. Clicchiamo su salva, nuovamente su salva, premiamo F5 e come vedete all'interno della cartella htdocs è stato creato il file, oddio, eccolo qua, con la stringa casuale che ha definito il pop-up, gli ha aggiunto l'estensione HTML, lo apriamo e come vedete troviamo il contenuto del nostro file. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a impostare e quindi salvare all'interno del nostro database le scelte effettuate dall'utente, soprattutto per quanto riguarda il resize del nostro editor e il tema utilizzato, in modo da conservare la scelta effettuata dall'utente e non dover ogni volta
riassociare il tema di nostro interesse ed effettuare il resize del nostro editor.